Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Focus Tutorials. Oggi vorrei farvi vedere un breve video su come cambiare le batterie a un farettino ricaricabile. Praticamente da quando l'ho preso, se lo lascio staccato dal caricabatterie un paio di giorni, lo trovo non funzionante, quindi credo che le batterie interne siano andate o da sostituire. Io qua ne ho due, quindi faremo un battery pack nuovo e se c'è la possibilità cambieremo anche il BMS, ma dubito perché secondo me è compreso nella scheda di gestione di tutto il faretto. Spero che il video vi piaccia, io ora vi saluto e mi raccomando stay tuned per i prossimi video, prossimi tutorial. Ciao! Allora, io ho già preparato il saldatore, mentre si scalda apriamo il nostro faretto, così vediamo in che modo dobbiamo riparare le batterie. Non dovrebbe essere complicato perché dovrebbe essere un pacco batterie con un cavo più o meno, lo scopriamo subito. Infatti è semplicemente un pacco batterie da staccare. Come dicevo prima, dubito che il BMS sia qua dentro perché abbiamo solamente due fili. Il BMS ha bisogno di almeno 4 fili. Questo è un BMS che gestisce la carica e la scarica delle batterie. Quindi quello che faremo noi semplicemente sarà andare a riparare un pacco batterie nuovo. Io adesso andrò a tagliare il connettore e andrò a costruire un pacco batterie con queste due batterie da saldare. Tagliamo il cavo, ricordatevi di non tagliare tutti e due insieme perché le batterie litio sono molto pericolose e se fate un corto potrebbero anche scoppiare, quindi state molto attenti. Qua c'è scritto batterie 18650, tensione 3,7 volt, capacità 4400 mAh. Queste sono anche leggermente più grosse, quindi noi adesso andremo a collegarle in parallelo per fare sempre 3x7, ma aumenteremo la capacità. Mi raccomando, collegatele identiche a quelle che smontate. Allora, qui la cosa più semplice da fare per collegarle in parallelo è mettere meno con meno e più con più insieme. Quindi adesso andrò a saldare insieme i poli uguali e poi andrò a tirare un cavo rosso e un cavo nero per andarmi a raccordare al connettore della scheda madre. Poi dopo le andrò a nastrare in modo che le batterie non si muovano e che rimangano isolate. Cosa molto semplice. Iniziamo con scoprire un lato della batteria per poi andarli a saldare insieme. E adesso le blocco provvisoriamente per riuscire a tenerle su con questa clip in modo da far vedere la saldatura. Per la saldatura è una cosa veramente semplice: prendete il vostro saldatore e saldate i due poli. I poli positivi sono saldati, adesso passiamo ai negativi. Per i negativi è la stessa cosa, prendo le due linguette, le piego su loro stesse, scusate, e le vado a saldare. Le saldo perché la saldatura permette di fare un collegamento ottimale in modo che non ci siano sfarfallamenti, quindi batterie e faretto dureranno molto di più. Per evitare di fare dei corti, io adesso andrò a preparare il cavo in modo che quando sarà ora di saldarlo non ci saranno fili penzolati che potranno andarsi a toccare e eviteremo di far scoppiare le batterie, anzi il nuovo pacco batterie che abbiamo appena ricostruito. Useremo delle guaglie termorestringenti che vediamo dove l'ho messo. Dove l'ho messo? Qua. Vediamo se c'è qualcosa in quelle vecchie, se no useremo quelle nuove che sono arrivate ieri. Possiamo usare questa grossa e due piccole. Prendiamo il nostro cavo, lo apriamo un po', queste le possiamo fare anche un po' più corte e mettiamo così. I cavi piccoli di solito io li spello con l'accendino perché
quando poco cavo preferisco far così, perché con la forbice a volte si rischia di tagliarlo troppo. Invece quelli più grossi e dove ce n'è tanto uso la forbice tranquillamente. Iniziamo a saldare i nostri cavi. Bisogna saldarli bene e non fare delle saldature fredde, se no conducono male e rischiano di mollarsi. Io per fare queste cose saldo praticamente quasi tutto, perché voglio essere sicuro che venga fatto un lavoro a regola d'arte e soprattutto che tenga nel tempo. Adesso passiamo a stringere la guaina termorestringente, sperando di aver preso la misura giusta. Sembra un po' piccolina, ma la facciamo andare bene lo stesso. Dopo dall'alto comunque caleremo un'altra guaina più grossa e stringiamo anche questa, sempre con l'accendino o col phon. Io uso l'accendino perché mi trovo molto bene. Questo è un collegamento ben fatto, guardate. Possiamo ora andare a saldare il nostro cavo nuovo sul pacco batterie. Lo facciamo lungo, ricordatevi, sempre meglio più lungo che più corto. E poi anche qua ricordatevi che il più va col più e il nero va col nero, quindi ora per standard noi terremo il meno con il nero e il rosso con il più. Per una corretta saldatura prima imbianchiamo anche il filo che dobbiamo saldare. Questa operazione serve per garantire una corretta saldatura tra i due particolari. Quindi questo è il meno. Adesso andremo a fissare con una saldatura. Qua c'è poco stagno, quindi andremo a mettercene un po' di più. I due poli, così abbiamo creato il nostro battery pack. Prima di andarlo a installare però andremo a isolarlo tutto. Allora, per isolarlo vi conviene, almeno io uso di solito sempre il nastro adesivo, tanto non è a contatto con l'acqua, e il nastro lo uso anche per bloccare il cavo in modo che non si muova. Fermate le batterie e poi girate anche intorno ai poli appena saldati, in modo che non abbiate parti in tensione scoperte, perché come vi ho detto prima, vi ricordo anche adesso, le batterie a litio sono molto pericolose e possono scoppiare in caso di corti. Fatto. Adesso passiamo a applicare un po' di nastro biadesivo, è questo qui, per poterlo adattare e farlo fermare dentro il ferretto. State attenti a non tirare i cavi. Poi prendete il nastro biadesivo, che adesso non so perché sia imballato qua dentro, e lo andate ad applicare dove era installato in origine. Sì, può andare bene. Andremo a collegare come era prima, poi prima di chiuderlo giustamente lo andiamo a provare. Funzionante. Possiamo quindi richiuderlo e rimetterlo in carica. Io qua non ho cambiato il BMS perché questo ferretto fa anche da battery pack, quindi cambiando il BMS avremo perso questa funzionalità.
il ferretto si carica. Io adesso lo farò caricare al massimo e poi vedrò quanto durerà. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi saluto con la luce rossa lampeggiante. Vi aspetto per i prossimi video, i prossimi tutorial. Ciao e mi raccomando, stay tuned.